Questa unità ha l'obiettivo di studiare le normative dell'Unione Europea a tutela dei minori nell'ambito del commercio elettronico. La tutela dei consumatori da parte dell'Unione Europea è un obiettivo strategico importantissimo. La base giuridica di tutela è riscontrabile all'articolo 114 e 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. All'articolo 114 in particolare noi rinveniamo la base giuridica in collegamento all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. Ogni Stato membro infatti è abile di poter aumentare il livello di tutela, di protezione di alcune categorie dei consumatori, purché queste normative non siano poi in contrasto con il framework dell'Unione Europea e quindi con il quadro giuridico dell'Unione Europea. All'articolo 169 invece del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea noi rinveniamo l'ulteriore fondamento giuridico volto a stabilire un elevato livello di protezione dei consumatori in riferimento alla loro salute, alla loro sicurezza e ad ulteriori aspetti peculiari della loro vita personale e relazionale. All'articolo 12 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea noi troviamo l'identificazione dell'obiettivo di tutela consumeristica come trasversale. Mi spiego meglio. L'obiettivo dei consumatori è giudicato così importante dall'Unione Europea, tanto che in ogni politica, quindi diversa anche dalla tutela dei consumatori, occorre che il legislatore europeo tenga ben presente un'elevata tutela di protezione degli stessi. Dunque la tutela dei consumatori diviene tutela trasversale, che naturalmente bisogna studiare e tener conto in ogni politica e quindi in ogni normazione dell'Unione Europea. Ovviamente una delle direttive più importanti all'interno del commercio elettronico in riferimento anche ai minori è la direttiva numero 31 del 2000. La direttiva 31 del 2000 identifica il mercato del commercio elettronico e in qualche modo lo giudica come particolarmente delicato, poiché è un mercato non fisico, il cui luogo è altrove, e proprio per questo tutti i concetti giuridici di base vengono assolutamente messi in crisi da questa neutralità della rete. Dunque l'obiettivo di armonizzazione dell'Unione Europea è quello di aumentare la protezione dei consumatori e aumentare le garanzie per il soggetto debole del rapporto contrattuale, proprio perché questo rapporto contrattuale vive, si instaura, si conclude, si perfezione e esiste anche nel momento dell'esecuzione talvolta nella rete e quindi nei soggetti elettronici. Da questo punto di vista, dunque, la visione consumeristica dell'Unione Europea è particolarmente alta e un'ottica importantissima viene assicurata ai minori in quanto soggetti particolarmente vulnerabili, particolarmente delicati nell'approcciare l'informazione all'interno del mercato, poiché la loro conoscenza e la loro mente può essere facilmente manipolata. Proprio per questo ci sono tutta una serie di misure aggiuntive volte a tutelare il consumatore minore nel commercio elettronico da informazioni non corrette, da marketing abusivo e da tutta una serie di pratiche commerciali scorrette. Ovviamente anche il momento delle controversie è fondamentale. È possibile infatti che nonostante questi standard così elevati di tutela esistano delle problematiche. A questo punto la risoluzione è sempre affidata a degli organismi, talvolta anche a delle ADR, talvolta anche a degli organismi istituzionali,
sono stati istituiti dei centri europei di tutela del consumatore a cui anche affidarsi in questi casi. Di tutto questo parleremo in questa unità.